Buongiorno, mi chiamo Marcello Giuliani, sono nato il 21/4/1934, il giorno del Natale di Roma. Sono nato dentro le mura di Roma, so abbastanza romano, anche se sono figlio di una sabina e di un napoletano. Finito gli studi, cioè solamente diplomato da geometra, e mi ero anche iscritto all'università, ho fatto qualche esame e basta. Ero in Sicilia e dovevo fare il militare anche. Ho visto un cartello che annunciava il concorso per allievi ufficiali piloti di complemento. Ho preso una carta bollata, l'ho riempita, l'ho mandata e il resto è andato tutto quanto secondo l'iter normale. Concorso, visite mediche, chiamata, partito l'8 gennaio del 1958 ad Alghero, andato. Alghero una specie di prevolo, un CAR, una cosa del genere, fino al marzo del 58 sempre, trasferito a Lecce, Galatina, cominciato il corso prevolo e poi il volo con l'istruttore col velivolo AT-6, un aeroplano che ha fatto la guerra di Corea. In aprile, i primi di aprile, ho fatto il primo volo da solo. A novembre, finito il corso sull'aeroplano a elica, abbiamo fatto un altro esame e sono stato trasferito ad Amendola, Foggia, dove ho cominciato a volare sul T-33. Sarebbe l'F-80, un aeroplano progettato e costruito in una settimana, sempre per la guerra di Corea. Poi, non mi ricordo quando, forse a giugno del 59, no, forse prima, ho finito il corso sul T-33, prima di andare ai reparti ho avuto modo di poter volare sul Vampire, che era quell'aeroplano con due code, e ho volato sia sul DH-100, che era il diurno, e il 110, che era il Venom, il vampiro notturno. Il primo aveva anche il Martin Beger, il secondo no. Poi sono stato trasferito alla seconda rubricata, al 14° gruppo, dove ho cominciato a volare sul F-86E, il Sabre o Super Sabre, non mi ricordo. Poi questo aeroplano è andato in pensione e abbiamo cominciato a volare sul G91, sempre al 14° gruppo della seconda rubricata. G91 era un caccia tattico leggero che aveva questa peculiarità che poteva atterrare su piste erbose. Per essere un jet, atterrare su piste erbose era una cosa particolare. Comunque era un caccia tattico leggero per attacco al suolo, mentre invece l'86 era un intercettore diurno. E mi sembra, non mi ricordo bene adesso se era la fine del 61 o i primi del 62, ho avuto questo incidente, posso dire fortunato pure, perché ci ho avuto, insomma, mentre facevamo acrobazia, io ero dietro, ero in coppia con un altro collega su un altro aeroplano, facendo un imperiale, e alla fine all'imperiale ho avuto lo stallo del compressore. Ho provato a rimettere in moto facendo
andando giù un po' in discesa, e non è ripartito l'aeroplano, è rimasto sempre, andava su solamente la temperatura, mentre facevo queste manovre ho visto che c'avevo sotto, vicino, insomma, la pista di rivolto, dove è la sede della pattuglia acrobatica, e ho provato a atterrare lì sulla pista. La procedura prevedeva di tirar fuori il carrello e atterrare in pista. Solamente che una volta tirato fuori il carrello, la velocità è andata giù e ho deciso di lanciarmi. Mi sono lanciato a quota Alberelli, tant'è vero che non mi sono neanche divertito col paracadute, perché ho fatto 3 penzolate e sono arrivato per terra. Una sequenza di lancio, quando ho visto che non ci stavo più, che non arrivavo in pista, poi c'è sta sempre classico, in quasi tutti gli aeroporti italiani c'è sta, prima della soglia pista, che sta un po' a distanza, si intende, c'è sta sempre un filo dell'alta tensione. Dico passo sopra, passo sotto, passo sopra, passo sotto, mi sono lanciato, tant'è vero che l'altro che mi ha seguito tutta la manovra pensava che io andassi a sbattere con sugli alberelli, prima che aprisse. Il G91 c'era un'altra peculiarità, il Martin Baker c'era l'altra peculiarità, che sfruttava la velocità orizzontale, tant'è vero che davano l'incolumità del pilota che si lanciava sulla pista con le ruote per terra a una velocità superiore agli 80 nodi, perché andando fuori con la carica esplosiva il paracadute sfruttava la velocità orizzontale e praticamente massimo potevi rompere le gambe, ecco. Non era. E poi un'altra cosa ancora, c'era che il giorno c'era la tendina che si tirava giù così, però che succedeva questo, che molti facevano questo lavoro qui e i gomiti, le avambraccia rimanevano sulla pancia e non partiva niente. Allora facevano questo lavoro qui. Che succedeva? Che quando partiva la carica beccava la schiena piegata e se la spaccavano tutti quanti. Invece bisognava fare questo lavoro qui, tirare giù ma con la schiena sempre dritta. Poi c'eravamo col Martin Baker, ci stanno delle cinghie che erano legate qui alle caviglie e quando andavi su ti tiravano indietro le gambe, perché sennò sai com'era, il cruscotto stava qui e la pedaliera stava laggiù e quindi si sarebbero rotte, ti rompevi le gambe. Invece con il Martin Baker te le tirava dietro automaticamente e poi faceva tutto in sequenza, tutto per conto suo. Una volta che è partito il tettuccio e partiva la carica esplosiva, dopo faceva tutto quanto in sequenza da solo, ti tirava via il seggiolino, andando via dal seggiolino si apriva il paracadute. Non provi granché, perché cerchi di seguire tutte quante queste manovre, queste cose, perché sai devi stare un po' a guardirlo, ecco, sto lì. Dopo c'è stata l'inchiesta, dunque, tanto sono arrivati subito i carabinieri con l'ambulanza e mi sono fatto male perché ho dato una capocciata all'ambulanza, mi sono fatto male. Poi sono andato, siccome ero vicino all'aeroporto di Rivolto, sono andato lì all'aeroporto di Rivolto dove c'era tutta la pattuglia acrobatica e sono rimasto lì a pranzo e ho dovuto pagare il caffè a tutti quanti. E poi dopo pensavo di andare a Treviso, perché ero di base a Treviso, Treviso Sant'Angelo, perché c'era un altro aeroporto vicino, c'era Istrana anche, dove c'era la caccia ogni tempo con l'F-86K. E pensavo di prendere il macchino ed andare là, invece no, scadono tutti i brevetti, tutto quanto, e sono dovuto ritornare indietro con la macchina per tornare a casa. E dopo l'incidente non si può volare, da militare dovevamo solamente fare
e rifare la visita medica, quelle cose lì, eccetera. E dopo ho ricominciato sì, subito a volare, sì, sì, non c'è sta, non c'è sta, almeno io non c'ho avuto conseguenze, in quanto ragionando bene tutto quanto, discussioni se ne sono avute perché c'era chi diceva, dice, se non tiravi fuori il carrello forse arrivavi in pista, però la procedura da manuale diceva che bisognava anche tirar fuori il carrello e poi una volta tirato fuori il carrello vedere se uno arrivava in pista o no. Io ho tirato fuori il carrello. Altra cosa che c'è stata che dopo di me ce n'è stato uno prima di me che è riuscito a rimettere in moto l'aeroplano a quota Alberelli e quello gli hanno dato arresti di rigore perché si doveva lanciare. A me perché mi sono lanciato hanno un po' contestato la faccenda. E l'altra cosa che c'è stata è che a me è andata bene, dopo tutti gli altri invece si sono rotti la schiena. Allora dice, ma tu come hai fatto? Vabbè, meglio non di tante polemiche. E dopo, tant'è vero che tutti quanti hanno dovuto rifare le prove, c'era un marchingegno con lo stesso seggiolino dell'aeroplano su una specie di rampa di lancio, si faceva la prova per imparare a tirar giù la tendina del G91. Il Martin Becker aveva questa tendina perché dicevano che lanciandosi ad alta velocità si potevano aprire la bocca, strappare occhi, cose eccetera, invece poi dopo hanno capito che non succedeva niente anche lanciandosi a alta velocità. Comunque, questo era così il coso. Però il migliore di tutti quanti i seggiolini è il Martin Becker. Tant'è vero che sono anche socio del Martin Becker Thai Club. L'aeroplano dove è finito? È finito vicino a una conigliera. Non ha fatto danni, non ha fatto niente, è andato bene. E Peracchi, se non ti tirava fuori il carrello, ti arrivava in pista. E dico, c'è ragione, Peracchi. Dico, però vedi, così adesso ne discutiamo. Se io facevo come dicevi te, non so se stavamo a discuterne. Così è. Perché Peracchi mi dispiace, Braccio come è morto, perché era bravissimo col G59. Col G59, però c'era l'aeroplano suo e guai che io lo toccava. Solamente che non solamente positive, ma anche negativi erano i G che lui a leggere del fil de ferro, alla fine si è rotta l'ala. Guai che gli toccava l'aeroplano. Stava a sperimentale a Roma quando gli è successo l'incidente. Gli aeroplani vanno controllati, tutti quanti. Vabbè, queste qui sono. Dopo l'incidente, qualche altro mese ho volato sempre col G91, poi sono stato mandato a fare il corso istruttori a Grottaglie. Finito il corso istruttori, avevo finito anche la ferma dei 5 anni e avevo provveduto a mantenere un lavoro. Quello che sapevo fare era portare in giro gli aeroplani e quindi ho fatto domanda all'Italia e sono stato assunto a gennaio del 63. Poi ho volato col Viscount, che era un turboelica, 4 motori, molto bello. Poi sono passato sul DC-9, del DC-9 ho avuto anche un, chiamiamolo piccolo incidente, che ho dovuto chiudere un motore in decollo, in quanto c'era una temperatura EPR, che era Engine Pressure Ratio, che dava un valore particolare per la potenza del motore, e ho chiuso il motore chiedendo emergenza, sono ritornato a terra con un motore tranquillamente e diciamo così che gli specialisti diceva comandante, dice famo i filtri dell'olio e lo rimettiamo in linea.
Dico, vabbè, vengo anch'io a controllare i filtri dell'olio. C'avevamo una specie di Kleenex molto pesanti, hanno tirato fuori l'olio e più che olio era tutto metallo fuso. Il motore era letteralmente inchiodato. Ho detto, dico, che fate? Lo rimettete in linea subito? Beh, così è andata. E quando poi sono stato chiamato dal comandante Brazzola, che si è complimentato perché avevo fatto le manovre giuste, e ha detto anche che Napoleone non sceglieva i suoi ufficiali come erano bravi, ma anche perché dovevano essere fortunati. Infatti sono ancora qui a raccontare un po' di frescacce. E dopo ho volato sul Boeing 727, un bel aeroplano, bellissimo. Aeroplano chiamato, che è un aeroplano c'aveva l'ala chiamata Moneymaker. L'Alitalia l'ha comprati per ultima e l'ha rivenduto per prima, lasciandone anche un paio sul prato a Seattle, acquistati dall'Alitalia senza neanche il logo Alitalia, rivenduti dal nostro bravo amministratore delegato Umberto Nordio. Basta, non posso di più di niente. L'Alitalia di quel periodo era una cosa meravigliosa. Io ho vissuto i primi anni dell'aeronautica nel 58, che al circolo ufficiale eravamo serviti in guanti bianchi, e poi all'Alitalia pure stavamo bene. Era una bella compagnia, finché c'era Velani, poi Carandini, e poi dopo gli altri lasciamo perdere. Fino a Romiti. Romiti a un certo punto voleva cambiare qualche cosa, gli hanno detto che non si poteva cambiare niente. Ha girato i tacchi e è andato alla Fiat, Romiti. Io sono andato via nel 1993, 30 anni dopo. Ho fatto 30 anni dall'Italia. Ho preso il regalo che ci facevano dopo 30 anni, il Rolex. Prima era tutto d'oro, poi per un periodo non c'è stato più, poi hanno dato oro e acciaio. Vabbè, sempre bene. Mamma l'Italia, stava bene.